Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Postazione provvisoria per qualche giorno, andiamo comunque ad affrontare la vigilia di Inter-Como, partita che in questo momento è da considerarsi a tutti gli effetti un big match vista la classifica, partita che porta con sé diversi dubbi di formazione. Chi scenderà in campo da quinto a destra, Diouf, Luis Enrique, Carlos Augusto è il principale dubbio. Chi giocherà da centrale di difesa, perché andremo a vedere anche tatticamente come gioca il Como e anche lì è una scelta di certo non semplice, e soprattutto che tipo di partita dobbiamo aspettarci. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo un bel like se vi piace il contenuto del video e l'iscrizione al canale. Sono operazioni davvero molto semplici che però danno un grandissimo supporto. Iniziamo innanzitutto come arrivano le due squadre. È un Como che ha iniziato benissimo la stagione, si trova a quota 24 punti, distanziato solo di 3 punti dall'Inter, quindi già questo ci fa capire che non sarà una partita semplice, anzi tutt'altro. È un Como che gioca, prova, ecco, forse è una delle squadre che gioca meglio in Serie A, o togliere il forse, è sicuramente la partita tra le due squadre che hanno espresso il miglior gioco in questo inizio di campionato, e per qualità di gioco è probabilmente il meglio che possa offrire la Serie A in questo momento. È però un Como che ha sì una mentalità offensiva che però subisce poco, infatti ha subito soltanto 7 gol, cosa che la mettono al pari della Roma come miglior difesa del campionato, quindi già questo, ecco, è sono delle indicazioni importanti sulla difficoltà dell'incontro che sarà, ecco, domani. Andiamo anche dal punto di vista, ecco, tattico, come scende in campo il Como, a cosa fare attenzione, che tipo di partita dobbiamo attenderci. Allora, innanzitutto è la partita tra le due squadre che fanno il maggior possesso in Serie A. Il Como è prima, l'Inter è seconda, e quindi sarà anche interessante capire quale sarà proprio l'atteggiamento tattico delle due squadre, ecco, se continueranno a puntare su quelli che sono stati fino a questo momento i punti di forza, oppure magari cercheranno di sorprendere. Quindi per esempio il Como è abituato a dominare il gioco, ma domani la vedo alquanto improbabile che possa avere un possesso palla superiore al 60% come ha fatto in tante partite, e quindi bisognerà capire come giocherà lo stesso Como quando non avrà in mano il pallino del gioco, ammesso che l'Inter non decida di lasciarglielo volontariamente. Andiamo al dunque, come gioca il Como, che tipo di squadra è il Como. Innanzitutto squadra che ha tanta qualità, quindi squadra giovane con grandi qualità tecniche, qualità che mette in mostra già dal primo possesso, come imposta la costruzione appunto con i due centrali e i due centrocampisti. In realtà è un centrocampo che spesso è scagionato, quindi non troviamo i due centrocampisti in linea. Solitamente si abbassa Perrone e Caqueré resta un tantino più alto, ma potrebbero fare anche il contrario, quindi in più di un'occasione vediamo Caqueré un po' più basso e Perrone che magari si alza, quindi ad andare in zona un tantino più avanzata per poi sfruttare lo sviluppo. Corsie laterali che con Moreno, che ha grande qualità dal punto di vista tecnica, e potrebbe essere appunto una scelta che di tenere Moreno un tantino qui più in costruzione per dare uno sbocco alla manovra. Smolcic è invece un terzino più difensivo, probabilmente sarà preferito a Voivoda anche per contenere la fascia sinistra dell'Inter, che è poi la corsia più forte della nostra Inter, quella dove l'Inter va a creare i maggiori pericoli, e quindi potremmo anche vedere uno Smolcic un tantino più basso e Moreno che avanza quindi oltre per andare tra le linee avversarie. Sviluppo che poi come lo troviamo, ecco, con naturalmente c'è un Nico Paz che è sicuramente il calciatore più pericoloso del Como, ed è un calciatore che fa tantissimo movimento, quindi agisce da vero e proprio regista offensivo. Lo vediamo andare incontro alla squadra al centrocampo per poi smistare palloni, oppure allargarsi sulle corsie esterne per andare a creare praticamente dei triangoli. Come si vanno a creare questi triangoli? L'esterno di fascia magari tende ad accentrarsi, avanza il
il terzino, e appunto c'è un Nico Paz molto mobile che va magari in queste zone di campo a creare proprio, come dicevamo, questa sorta di triangoli, praticamente in questo modo, delle situazioni che sicuramente possono mettere in difficoltà la nostra Inter. Esterni quindi che spingono tanto, attaccante Duvigas che è un calciatore molto mobile. Soprattutto quali sono i maggiori pericoli quando il Como è in possesso di palla? Innanzitutto è una squadra che crea tantissimo, seconda per tiri in porta in Serie A, meglio ha fatto soltanto la Juventus, ed è una squadra che tende a dominare il gioco, è prima per tocchi di palla nel terzo di campo offensivo, quindi occhio ad un Como che sicuramente, ecco, cercherà di provare a fare la sua partita. Quali sono i rischi principali quando il Como è in fase di possesso? Innanzitutto, portare un pressing alto potrebbe essere un rischio. Perché? Perché magari andiamo a portare il pressing alto, siamo costretti a tenere delle linee alte, ma è un Como che ha tante soluzioni, nel senso che magari si abbassa Perrone, si può abbassare Cacheré, può andare Moreno a dare uno sbocco più esterno se i due centrali non riescono ad impostare, e arriviamo ad un altro punto, ad un'altra difficoltà. Se facciamo un pressing alto saremo costretti ad avere anche una linea difensiva decisamente più alta. Innanzitutto arriviamo al primo punto, la scelta Cerbi, poi dopo andiamo anche a valutare quella che è la probabile formazione. La scelta Cerbi potrebbe mettere in difficoltà l'Inter nel coprire la profondità. Sappiamo Cerbi sarà bravissimo quando si tratta di marcare sull'uomo, ma non è un calciatore bravo a coprire la profondità. E soprattutto arriviamo a quello che è uno dei punti di forza del Como, perché è una squadra che fa tanto possesso che però non disdegna neanche la verticalizzazione diretta, proprio, ecco, in virtù della grande qualità in fase di possesso vanno a cercare anche i palloni diretti alle spalle dei difensori avversari, e qui si può rischiare con, dai, da una parte Duvikas che è bravo ad inserirsi, ma contro il Sassuolo abbiamo visto un'azione in cui addirittura c'è stato Moreno che è andato ad inserirsi, quindi ecco, un pressing alto sarà da valutare. Non mi aspetto un'Inter snaturata, però insomma bisognerà fare attenzione alla grande qualità in fase di possesso del Como e alla bravura nell'attaccare la profondità. Arriviamo anche ad un altro punto, ecco, Diouf che in questo momento sembra essere il favorito come ruolo di quinto a destra. Secondo me è un rischio, nel senso che poi magari mi aspetto che, spero meglio, che Diouf faccia una grandissima prestazione e che le scelte si rivelino corrette, però è un Como che da questo lato di campo, ecco, su questa corsia, ha tanta qualità. Jesus Rodriguez, che è bravissimo anche a puntare nell'1 contro 1, ad accentrarsi e poi magari andare al tiro, e naturalmente Akanji dovrà essere impegnato nel seguire Jesus Rodriguez, ma c'è Moreno che ha, come detto, tanta qualità in un Como che è bravo a sfruttare anche le corsie esterne. Ecco che Diouf in fase di non possesso potrebbe fare fatica, sarà anche un banco di prova importante per il calciatore ex Lens, anche perché finora abbiamo visto benissimo in fase di possesso, in fase di non possesso però per le partite che ha giocato contro il Venezia, contro il Pisa, contro il Milan quando il risultato era già sull'1-0, è chiaro che l'Inter era portata più ad attaccare ma aveva poco da difendere in quel frangente di gara. Finalizzazione, come detto, avviene, ecco, sfruttando le corsie esterne, magari sfruttando tanto la zona di rifinitura da parte del Como, quindi bisognerà comunque fare particolare attenzione. Il ruolo delle mezzali, dei quinti, sarà importantissimo, per questo dico occhio a Diouf da quinto a destra. Io personalmente andrei più sul sicuro, nel senso Carlos Augusto darà poco in fase di possesso, però in fase di non possesso, ecco, riesce a dare un grande equilibrio, riesce, ecco, è bravissimo nelle letture tattiche, e io inizierei più con Carlos Augusto per poi eventualmente inserire Diouf a partita in corso, dove può andare proprio, ecco, a spaccare il match con le sue accelerazioni. Vedremo se sarà confermato Diouf. Passiamo anche alla fase di non possesso del Como, perché anche lì è una situazione interessante. Innanzitutto è una squadra che fa tantissimo pressing, e prima in Serie A, qui vediamo la grafica, naturalmente sotto poi c'è un ulteriore grafico sotto
ai nomi appunto e ai valori del PPDA delle squadre, vediamo comunque il Como che è quella col valore più basso, cioè concede il minor numero di passaggi prima di attuare la prima azione difensiva. Como che quindi fa un pressing decisamente molto alto, quindi linee che riesce a tenere strette e alte. Anche la linea difensiva molto spesso la troviamo quasi a ridosso del centrocampo, se non addirittura a ridosso del centrocampo. Como che dopo una prima riaggressione alta in transizione, ecco nei primi 4-5 secondi in cui perde palla si prova una riaggressione davvero altissima, poi si schiera con una sorta di 4-4-2. Come mi aspetto, ecco, ci saranno delle accoppiate domani in campo. Una è questa qua, Nico Paz e Çalhanoğlu. Io mi aspetto che per la posizione in campo, per il diktat di Fabregas di fare pressing, Nico Paz sarà il primo a schermare Çalhanoğlu e quindi molto spesso troveremo un Çalha che sarà costretto ad abbastarsi, magari dovremo sfruttare anche le uscite sulle corsie esterne e uomo su uomo che potrebbe crearsi quindi con Haddai su bastoni, Jesus Rodriguez su Akanji, Moreno su Diouf, Smolcic proprio come vediamo qui e con un Como che probabilmente lascerà anche il 2 contro 2 proprio sui difensori. E qui arriviamo ad un altro aspetto, è un qualcosa che il Como tende a soffrire, innanzitutto i contropiedi rapidi e soprattutto concede la profondità. È una squadra che secondo me può soffrire le nostre transizioni se siamo bravi a verticalizzare rapidamente e soprattutto se siamo bravi ad attaccare la profondità, che può essere alle spalle dei terzini ma anche alle spalle dei centrali. A volte i centrali del Como tendono a rompere la linea e quindi poi a non coprire benissimo la profondità. È uno di quei punti sui quali l'Inter può approfittarne. Quando invece recupera palla il Como, se c'è possibilità va direttamente in verticale, altrimenti poi ecco si punta più sulla gestione della palla. Personalmente non disdegnerei neanche un Inter un tantino più inzaghiana. Perché? Perché potremmo andare a mettere in difficoltà il Como in questo modo. Ecco, se difendiamo con un baricentro leggermente più basso e poi sfruttiamo le ripartenze, secondo me potremmo andare a colpire tutti i punti deboli del Como. Qualcuno sarà tentato a dire dobbiamo difenderci e giocare di contropiede contro il Como. No, semplicemente dobbiamo trovare l'arma migliore per far male all'avversario e valutando appunto le caratteristiche della squadra di Cesc Fabregas. Arriviamo anche a quelle che sono le probabili scelte. Sommer tornerà titolare tra i pali. Acerbi è in questo momento il favorito. Io personalmente opterei più per un calciatore più di gamba, quindi eventualmente anche con Akanji centrale e Bissek da terzo a destra o invertendo e quindi con Bissek centrale, Akanji sul centro-destra, ma ecco, un calciatore più di gamba potrebbe aiutare anche viste le qualità degli attaccanti del Como. Bastoni Akanji appunto da terzi di difesa, Çalhanoğlu regista con Barella e Zielinski ai lati, naturalmente anche Zielinski è in un'ottima condizione, quindi bene sfruttare le sue qualità. Di Marco tornerà titolare a sinistra, a destra ne abbiamo parlato prima, in questo momento è favorito Diouf, io però non scarterei ecco l'ipotesi anche Carlos Augusto, meno probabile secondo me Luis Enrique che in questo momento non sta convincendo, non dà tantissimo né in fase di possesso né tantomeno in non possesso, ecco mi aspetto che sia la scelta meno probabile, ovviamente coppia d'attacco Lautaro Thuram. Come con Butez, Smolcic, Carlos, Ramon e Moreno in difesa. Qui ecco Smolcic sembra esserci pochi dubbi che sia lui il titolare, però occhio se il Como ecco, proverà ad essere un tantino più aggressivo da quel lato, potrebbe anche schierare Voivoda, probabilmente è una scelta per limitare la fascia sinistra dell'Inter. Perrone e Caqueret a centrocampo, in realtà c'è un ballottaggio con D'Acugna, cambierebbe molto dal punto di vista delle caratteristiche, ma mi aspetto più che sia Caqueret ad affiancare Perrone, poi Jesus Rodriguez, Nico Paz e Haddai dietro Douvikas. Partita che come dicevamo è decisamente una partita complicata, è un vero e proprio big match anche per la mentalità che Fabregas ha dato ai suoi. Naturalmente però è un Inter che parte con i favori del pronostico, un pronostico molto equilibrato, però l'Inter in casa tecnicamente comunque abbiamo qualcosa in più del Como, dovremmo iniziare a dare dei segnali anche quando affrontiamo squadre di alta classifica dove Roma a parte abbiamo sempre fatto
tanta fatica, quindi insomma sarà davvero un bel banco di prova e soprattutto una partita molto interessante dal punto di vista tattico per sapere, ecco, per capire come approcceranno le due squadre che solitamente sono abituate a tenere il pallino del gioco, per forza di cose una delle due non lo avrà. Capiremo se sarà per scelta oppure se sarà costretta, ecco, l'Inter o il Como a non avere il pallino del gioco e quindi quali saranno le contromosse. Insomma, partita interessantissima anche dal punto di vista tattico. Fatemi sapere la vostra nei commenti, sia sul tipo di partita che vi aspettate, sia sulla scelta, ecco, su quel quinto a destra in primis di Uff o Carlos Augusto o eventualmente anche l'opzione Luis Enrique. Insomma, come sempre, sfruttiamo la sezione per confrontarci, la sezione commenti ovviamente, ed io, come sempre, invece, vi lascio con un gran bel Forza Inter.